Ciao ragazzi, oggi nuovo episodio della rubrica I nostri acquisti, ma per lo più andiamo a dire gli acquisti di G, perché oggi parliamo appunto di G. Oggi è un episodio abbastanza ricco, Oggi, cioè abbiamo sì. un po' di roba, Allora, intanto partiamo con una cosa simple proprio. È veramente cicciotto questo episodio. Effettivamente sì. Vabbè, una cosa easy, è uscito da poco il Funko Pop di Astrobot. Non ho ancora giocato il gioco. Avevo giocato quello che si trovava a base per PS5, come si chiama? Astro Playroom dovrebbe essere. Quindi, siccome questo di qua lo volevo recuperare, intanto ho preso i Funko Pop perché io faccio collezionismo appunto di Funko Pop, ne ho una miriade. Siccome so che i Funko Pop prima o poi aumentano di prezzo, parlo appunto a tema videoludico, e quindi ho detto che lo recupero prima che aumenta di prezzo, perché so che poi sarà impossibile da trovare, e quindi l'ho voluto acquistare per questo. Secondo me hai fatto un'ottima scelta, perché queste cose vanno poi appunto ad aumentare di prezzo ed è problematico trovarle. Già ho avuto esperienza con altri, tipo ad esempio quelli di Death Stranding oppure di Bloodborne. Vabbè, insomma. quelli poi... Comunque insomma. c'è una cosa adesso che invidio molto. Una chicchetta. Anche se in realtà è nostra. Sì. No, lui ha questa cosa che le cose mie sono nostre, cose sue sono sue. Nostre. No, non è vero. Allora, ho recuperato l'artbook, un piccolo mini artbook di Kronos, perché ho scoperto che al day one, Sì, bastardi. non so, cioè dovrebbe essere proprio Game Life, non GameStop sotto Game Life, lo davano al day one col preordine. Cioè, ci sono rimasta malissimo perché noi pure l'abbiamo preordinato. Madonna, però sì. non ce l'hanno dato perché noi l'abbiamo preso da GameStop. Ho capito, però noi ci siamo rimasti male perché abbiamo pagato come gli altri. Non è giusto. Vabbè. E quindi niente, l'ho comprato su Vinted da un ragazzo che lo vendeva a 6 euro, probabilmente perché non gli interessava solo il gioco base. Quindi adesso ve lo faccio vedere un po' aperto. Allora, ragazzuoli, è stupendo. Cioè, io nemmeno parlo, perché per me è meraviglioso così, cioè, no, ma sono do una sfogliata veloce così non faccio perdere nemmeno tempo. Poi c'è questa cosa che l'hanno dato gratuitamente col pre-order, è veramente bella per quei pochi che hanno potuto averlo, perché poi dopo noi anche noi in realtà abbiamo acquistato da GameStop, però Game Life, perché ormai sono tutti Game Life, vuoi non vuoi, e non l'abbiamo ricevuto, quindi ci siamo sentiti un po' traditi, visto che l'abbiamo anche amato e ne abbiamo parlato anche benissimo di questo gioco. Io l'ho adorato, quindi ho detto perché non prendere pure l'artbook. No, ma ci stava, cioè... Eccoci qua. Vedi? Chi lo voleva lo compra, l'ha dovuto comprare, chi non lo voleva lo vendeva. Perfetto. Immagini? Ecco. La giustizia questi non me li esiste. puoi passare insieme se vuoi. Perché? Sì, anche perché è tutto insieme. Facciamo una cosa, prima lo spacchetto e poi lo faccio vedere. Sì. Allora ragazzi, qui c'è, come posso dire, un pastrucchio. Cioè... come io lo spiego? Tu allora, spiega. Io avevo la versione base di questo Tomb Raider. E che è successo? Avevo la versione base, ho voluto comprare questa perché questa di qua, ve la faccio pure vedere, questa di qua c'ha l'artbook tipo, che poi vabbè, è anche staccato, però va bene così. C'ha l'artbook, quindi ho detto io questa edizione perché mi piace, e quindi casomai vendo l'edizione base perché non me ne faccio niente. E invece che è successo? Ho comprato questa. Sì. Ho messo in vendita la versione base e poi ho visto su Vinted uno che vendeva a 10 euro, forse a me l'ha passato tipo 8 euro perché io ho fatto l'offerta, questi due. Cioè, io non ce la posso fare più. È la Steelbook, che tra l'altro aveva fatto vedere anche Fab Linker in un suo video perché l'ha recuperata pure lui. Beh. Però l'ho voluta comprare in particolare perché ci stava anche il fumetto. Cioè, che fate, ne privi? Il fumetto tra l'altro dicevi che è molto... È in inglese, non l'ho mai visto sinceramente, quindi penso che sia un po' raro, cioè... Non te lo so non sapevo dire. nemmeno dell'esistenza. E quindi che è successo? Mi sono ritrovata con 3 dischi di Tomb Raider, quindi infatti ne sto vendendo 2 e uno ovviamente me lo tengo. Ieri gli ho detto, sai che dopo 10 Tomb Raider forse ricevi un premio. Quindi ho detto ok, acquistiamone altri. La raccolta punti della Conad. No vabbè raga, cioè ci sono diverse versioni e ognuna di loro ha qualcosa di diverso, io la voglio, cioè tipo tu prendi la Steelbook non ha l'artbook, quindi però, cioè insomma effettivamente è fatto bene, anche perché cioè non è che parliamo di un gioco brutto, è un signor gioco questo. A me è piaciuto tantissimo. È il poi mio preferito. Ho recuperato anche questa versione del secondo, che è, come si chiama, Rise of the Tomb Raider, e l'ho recuperato anche che appunto è quello secondo. Che mi è piaciuto tra l'altro di meno. A me è piaciuto di più.
Penso a un me mi po'. è piaciuto più questo, poi Shadow, poi Rise. A me Shadow è piaciuto invece meno. L'ho sai trovato, perché? non lo so. Sai perché mi è piaciuto di più? Mm. Perché Tomb Raider e Shadow hanno delle ambientazioni nella foresta un pochino più terra, un pochino più sporche volendo. Rise è sulla neve praticamente, Sì. molto glaciale, molto innevato. E a me queste cose, cioè a me queste ambientazioni così innevate nei videogiochi non fanno impazzire. A me invece sì, motivo per cui ho amato ad esempio Ragnarok, God of vedi, War. Vedi. Vabbè. Punti Poi di vista diversi. mi passi anche questo che stiamo in tema. Sì. Che ho recuperato la prima trilogia, che hanno fatto la remaster, ed ora devo recuperare gli altri 3. L'ho trovata questa da GameStop, se non sbaglio, a 17 Sì, euro, l'hai pagata 15. pochissimo. Tra Sembra l'altro, 15. frutto questo momento, perché è un momento particolare, Sì. per richiedere, ragazzi, sul canale lo volete o non lo volete? Perché abbiamo portato Legend, Shadow e secondo me il primo, il secondo e il terzo, giusto per fare un po' l'inizio di Tomb Raider, ci potrebbe stare. Quindi fateci sapere, scrivete un commento se volete una serie, un qualcosa, cioè in generale. Sì, poi a prescindere io ti direi portalo, perché hai portato gli altri, ti sono andati anche bene, secondo me ci sta a portare anche questa trilogia. Poi raga, a parer mio è un gioco validissimo, anche tipo dal quarto in poi, che alla gente piace di meno, a me piacciono lo stesso. Il mio preferito l'ho già detto in un unboxing vecchio, che è il quinto è il mio preferito, nonostante la gente faccia cagare, a me piace da morire. Sarà perché è quello che ho giocato di più quando ero piccola, però spero di recuperare appunto gli altri 3. Sono anche gusti. Poi c'è anche da dire che sono tutti bei giochi, cioè comunque sono fatti da casa di sviluppo, sì. Cioè non è che parliamo degli ultimi arrivati, cioè insomma, comunque lo chiedo anche perché magari se vedo molto interesse lo metto prima tra le priorità. Ah, eccoci qua. Questo è un acquisto pure questo. fenomenale. Allora, raga. Come ve lo devo dire? Che io questo attualmente l'ho pagato 15 euro. Cioè, allora vi spiego. Teoricamente l'ho pagato 25 più tipo 4 euro in più di spedizione. Facciamo 29 euro, ok? E praticamente il ragazzo che me l'ha spedito mi ha dato tra virgolette il regalo. Per me sono il regalo, in realtà nell'annuncio era il prezzo totale di tutto, altri giochi che io ho messo in vendita perché ce li ho o perché non mi interessano. E raga, cioè attualmente io ho venduto uno di quei giochi già e ci ho recuperato 10 euro, quindi questo è come se l'avessi pagato 15 euro. Tu pensa? Cioè per me è un'edizione spettacolare. Io l'ho aperta, ho controllato, tra l'altro il ragazzo ha lasciato pure la pellicola originale, cioè infatti mi ha detto l'ho conservata da anni, dice per favore trattala bene. Ovvio che la tratto bene, ci mancherebbe. È nuovissima, a parte per questo che non so che cazzo sia, però per il resto è tutta nuova, cioè è letteralmente immacolata. Soprattutto è tutta in italiano. È in italiano, che vabbè, pure quello è impossibile da trovarla in italiano a prezzi onesti, diciamo buoni, perché comunque vale, nel senso. Io all'epoca hanno fatto? Sì. No, hanno fatto poche copie in italiano, quindi quelle che tu trovi la maggior parte sono in inglese, francese, eccetera eccetera. Tra l'altro ovviamente completa, quindi c'è anche il libro. In italiano è fantastico il libro. E non vedo l'ora di leggerlo, perché prima aspetto di finire il gioco. Perché io all'epoca ho recuperato questa Collectors, però io ce l'ho in inglese. E se il libro era in italiano me lo leggevo anche. Ma in inglese non l'ho mai letto. Perché, cioè, in inglese proprio... cioè, lo capisco molto, molte cose no, molte cose sì, però leggermi un intero libro in inglese è pesante, è molto pesante. Ci sta, poi nella propria lingua è molto più easy. E infatti. E quindi per me questo è un pezzo che... Questo è un capolavoro, anche perché... non vale? No, vale, che cazzo se vale. Certo che vale. Cioè, in lingua italiana vale un botto questo. Cioè, in inglese lo trovi anche a 25-30 euro veramente, ma in italiano non lo trovi a 25 euro, ma nella vita proprio. Ma quindi dimmi un po', è nostra o non è nostra? Questa è nostra, assolutamente.
Allora, raga, adesso vi facciamo vedere 2 giochi che praticamente siamo andati in Sicilia in vacanza. Sì. Siamo stati in un negozio a Palermo e abbiamo recuperato un po' di giochini che insomma a prezzi abbastanza onesti. Sai che questo si Tipo- potrebbe anche portare se loro lo volessero, perché è cooperativo. Sì, lo so. Vediamo. Questo. Brothers. Allora, questo di qua l'ho recuperato perché lo volevo da tantissimo tempo e non riuscivo mai a trovarlo a meno tipo di 20 euro, e quindi mi scocciavo. Ho detto poi appena lo trovo più avanti, tanto non c'è questa urgenza. L'ho trovato a Palermo in questo negozio a 10 euro. Sì. Quindi meglio di così non poteva andare. Tra La l'altro in fortuna. italiano ovviamente. Questo di qua lo devo ancora togliere, non fateci caso. Sono felicissima perché Sì. finalmente Poi c'è ce anche il l'ho. manuale, tipo, no, non è manuale, le istruzioni. Sì, vabbè. manuale di istruzioni, vabbè, manuali adesso loro intendono questi 2 fogli. Però almeno c'è qualcosa. Sì, infatti. E quindi ho recuperato questo in più, ho recuperato Assassin's Creed Syndicate, proprio detto così, Beh, alla British style. E anche questo era completo perché il ragazzo gliel'ho detto, guarda, io vorrei questa questa. è nostra, ovviamente. Ovviamente. Ho detto, senti, prima di comprarlo mi devi dire se è completo, se non è completo. Mi ha fatto vedere che c'è tutto, c'è la mappa, c'è l'artbook, c'è la soundtrack, c'è tutto. Cioè, ogni cosa inimmaginabile. C'è la mamma degli sviluppatori, insomma. Attenzione. C'è tutto. Comunque, C'è l'artbook. questa edizione l'ho sempre voluta comprare, ti dico la verità. Non sto qui ad aprire tutto perché immagino che la conosciate, visto che sono passati 35 anni e quindi... No, meno, 48. Ah, sì? Sì. E niente, raga, questa di qua l'ho pagata a 15. Mi sa meno in realtà. Perché meno? Non era 10 sempre? No, era 15 se non sbaglio. Sì? Poi l'ho pagata. Me l'ha pagata Fablinker, però. Ma era... Mi ricordo meno. non so perché. 15 euro, però ci sta, cioè mettendo che comunque anche su Vinted i prezzi sono quelli, però lì c'è la spedizione, comunque alla tra fine- virgolette è un risparmio, ecco. Comunque la nostra fortuna è che adesso io vi spiego una cosa, che possiamo comprare la roba anche Xbox, perché dovete sapere che le cose Xbox One non valgono letteralmente un cazzo. Beh. Cioè, nel senso, le vendono tutti a 5 euro, 10 euro, anche le cose più rare alle Sì. volte. E perché è una console che ha avuto una difficoltà proprio. Sì. E infatti tutte le copie fisiche vedete che costano pochissimo, anche se andate da Game Life, GameStop. Usato PS5 magari 30 euro, Xbox One 15 euro, 20 euro. Cioè, infatti avere 2 console in questi casi, beh, devo dire che ti aiuta, Sì. non poco. È una cosa assurda, però Questa a noi è la- conviene visto che abbiamo tutte le console. Questa è la fortuna di avere un Xbox One in casa o Xbox Series X. Allora, qui c'è un giochino che abbiamo portato tempo fa, ragazzuoli, Sul canale. sul Canal, proprio Canal. Sul canale, quello di acqua ovviamente. Io non riesco a capire perché si veda così male dietro, cioè sembra fatto tipo dal cellulare, forse dalla fotocamera nemmeno sembra molto più limpido effettivamente, però ci avevi fatto caso pure tu a sta cosa. Sì, Cioè sembra, la è un stampa- po' sbiadito, non lo so, una stampa un po' da poracci. Luto, perché a noi è piaciuto veramente tanto, ci siamo fatti anche il piantino finale. Sì. Qui ci stanno, aspetta che non mi ricordo Gli già stickers. più. Sì, c'erano gli sticker, vero? Ah, e poi ci stava anche questo mini fumetto di appunto il personaggio principale, bla bla bla. Quindi insomma non ve lo Cose- faccio vedere del tutto perché altrimenti, per chi non ha visto la serie, spoiler, quindi recuperatevi la serie. Vi obbligo. Comunque è un'edizione carina perché comunque sta a 35 euro. Non costa tantissimo obiettivamente. È un gioco che dura sulle 3 ore, 4-5 ore. Quant'è che durava? Durava poco comunque, 4 non ore tanto, penso, sì. tipo. L'abbiamo No, fatto anche abbastanza sei- velocemente. in 6 episodi penso, quindi 4 ore saranno durati Sì. il gioco, anche di più forse. Poi vabbè, noi abbiamo anche perso tempo, Però quindi- è stato un titolo veramente particolare e infatti in Italia mi sa che non so se sia uscito perché l'abbiamo preso su Amazon Spagna. Sì. Anzi, Quindi- che prima l'avevi preso su Amazon, cos'era? UK? No, sempre Spagna. No, avevi fatto prima l'ordine su Amazon UK, solo che poi costava di più, hai controllato sì, su quello Spagna e costava di meno perché giustamente. Giustamente gli sviluppatori sono catalani, quindi immaginavo che su Amazon Spagna potesse esserci prima o poi, cioè Sì. di logica. E quindi l'abbiamo acquistato. È una bellissima edizione per il prezzo che ha, mettiamola così. Adesso mi passi un bellissimo giochetto. Questo- Che prima spellicolo, perché io incarto tutto quello che c'è da incartare perché ho paura che tutto si rovini. Questo gioco, ragazzi, piace un botto anche a me.
Cioè proprio tantissimo, l'ho amato alla follia, anche il secondo l'ho amato alla follia. Chi ti aveva detto di portarlo sul canale? Proprio te, ecco di chi è la colpa. E tra l'altro aspettavo un terzo capitolo finché non hanno deciso di non farci più niente. Benissimo, grazie. Allora, intanto vi dico già che non è in italiano. Purtroppo no, però Perché? Perché io l'ho cercato in italiano, non l'ho trovata da nessuna parte. forse manco esiste. Non lo so, detto onestamente non lo so, però ho visto che appunto c'erano diverse lingue, quella che costava di meno da questo ragazzo che è sempre su Vinted era questa qui. Quindi ho detto sinceramente sti gran cazzi, perché tanto l'edizione base ce l'ho, non mi interessa avere anche questa in italiano, perché poi io l'ho presa semplicemente perché era la steelbook ed è difficilissima da trovare e per me è veramente bella perché poi è in rilievo, cioè Sì, purtroppo è un non si pochetto vede, però rovinata. è in rilievo. No, la steelbook va anche bene, cioè nel senso C'è un rigonfiamento. solo qui, sì. Il problema che avevamo visto è che era tipo qua sotto, se non sbaglio, sì. c'era tipo un graffietto qua, ma cioè sinceramente è una cosa abbastanza lieve, se uno la sa mantenere nel tempo, sti gran cazzi. E quindi, sono contentissima perché lo volevo da tempo. Forse Qui ci sta Season Pass Laura, potrebbe andare, bellissima sai. Laura, stupenda, fantastica. Cioè il Season Pass magari potrebbe funzionare. Non credo proprio. Ma dov'è poi? Appunto, non c'è. Bro, Ti hanno scammato. mi sento presa per il culo. È No, la vabbè, pubblicità. ci sta. Poi a parte che noi l'abbiamo già e si sono pass, quindi sti gran cazzi non ce lo metti. No, però E quindi sono super contenta. E questa di come l'ha comprata Fablinker perché ne stavamo parlando. Quindi mi ha fatto la surprise. Me l'ha acquistata. surprise. Sono troppo contenta perché la volevo da una vita. Ho anche la steelbook del 2, magari ve la faccio vedere la prossima volta. Quindi ho detto che fa? Non ti recuperi anche questa? No, te la recuperi. Perché poi in realtà ci sta un'altra steelbook, solo che non mi piace, è troppo semplice. Forse quella è quella lì classica. Quella è la classica, esatto. Ok, questa invece è quella particolare. Che fa, secondo me fa cagare, questa è bellina. E poi mi sa che ce ne sta un'altra ancora che è uscita solo in Giappone, perché in Giappone, raga, non so se lo sapete, il gioco si chiama Psycho Break. Sì. Quindi ha una steelbook differente, appunto col titolo diverso, eccetera, eccetera. Però quella recuperarla per me, raga, è impossibile. Per quanto mi piacerebbe, ma non glieli spendo tutti questi soldi, quindi va bene così. Tipo questa cosa, i giapponesi hanno questa cosa, anche Resident Evil, non si chiama Sì. Resident Evil, si chiama Biohazard. Sì. Cioè hanno sta cosa che vogliono essere particolari. Vabbè, non so perché. È un loro dettaglio, che devo dirti. Cosa ti passo prima ora? Allora, qua passiamo con le ultime due cosine che non sono a tema videogiochi, però le faccio vedere perché è stato il mio compleanno ad ottobre e Fablinker me le ha regalati per il compleanno. Quindi prima mi passi facciamo vedere questo. sta cosina. Madonna, quanto pesa? 1,5 kg. Allora, il libro di Harry Potter e Calice di Fuoco, praticamente è un'edizione, non so da dove partire, sono un po' confusa perché è praticamente Una serie. una serie, sì, di libri che ne esce uno all'anno fino poi ad arrivare all'ultimo libro ed erano fatti da Mina Lima, che sono due illustratori, illustratrice, perché sono maschio e femmina. Giustamente uno si chiama Mina e l'altro Lima. Sì. Sì? Sì, Sono un è grande. vero. Era una battuta, ma alla fine è la verità. No, è vero. Ovviamente Incredibile. inglesi. Prima lo illustravano loro, solo che poi ovviamente dal Calice di Fuoco in poi no, perché guardate quanto cazzo è grosso, quindi avevano chiesto più soldi e giustamente no, siete troppo cari, quindi vi togliamo. Giustamente la Rowling ha detto io sono un po' in crisi con i soldi. Non penso sia stata la Rowling. Sì, lo so, però era per dire. E quindi niente, li recupero perché tanto ci sta uno all'anno. Poi sono partiti che costavano da 30 euro, poi 40 e poi adesso 50, perché giustamente il libro è più grande, ci può però anche stare. Il lavoro anche, è gigante, perché comunque ci sono delle parti di libro che sono pop-up, sono comunque interattive, sono molto carine. Io ho tipo 700 versioni dei libri di Harry Potter, però questo penso sia la mia preferita, a parte quella con che se tu metti tutti i libri accanto si vede proprio la scuola, il castello. È bellissima sta cosa. Però che fate, ne privi? No. Cioè tanto ne esce uno all'anno, non te li senti nemmeno uscire. Poi in questo caso me l'ha regalato pure Fabio, quindi ringraziamo Fabio. Prego, ci mancherebbe. Che me l'ha dato appunto per il mio compleanno. E poi in aggiunta Un'altra questo cosina. lo mettiamo da parte come l'arte. Manca un pezzo. Manca un pezzo, no vabbè, Però arriverà. sì, più avanti. È l'action figure di Emily della sposa cadavere. Allora, a me le action figure di Abby Style mi piacciono da morire. Tra l'altro io già ne ho una che sarebbe quella di Jack di The Nightmare Before Christmas. Sono fatte benissimo e costano anche poco, cioè effettivamente tipo questa di qua ufficialmente costa sui 35-40 euro, non è nemmeno tanto, perché poi se la esce dalla scatola vabbè vedi pure i dettagli, ma già anche così si riescono a vedere, è fatta veramente benissimo.
Cioè, è una cosa impressionante. Poi di Abyss Style Studio volevo anche recuperare altre action figure di altre serie, tipo come Death Note, eccetera, eccetera, perché sono fatti veramente bene. Sì, infatti l'abbiamo aperta e è veramente di una qualità incredibile. E manca, vabbè, Victor, che poi successivamente si comprerà perché uscendo dalla scatola vanno attaccate insieme. Esatto. La base va collegata e si forma tra virgolette un cuore. Insomma, tutte ste cagate varie che a me piacciono. E poi vabbè. Ma è bellissimo, è fatta benissimo. Io amo Tim Burton, mi piacciono i suoi film, li ho visti quasi tutti, me ne mancano veramente pochissimi e ogni film mi è sempre piaciuto e quindi come potevo non averla? Cioè, è troppo bella. No, infatti questo film non l'ho visto, devo essere sincero. Questo film poi è un film d'animazione, sì. No? Però per come l'ho vista, cioè, è fatta benissimo, materiali perfetti, una cura veramente maniacale, quindi sì, complimenti perché concordo. Sono rimasto stupito, mettiamola così. Questo è tutto ragazzi, tutte le cosine che insomma G ci ha fatto vedere, tantissime cose devo dire. Insomma, io sono soddisfatta. Si dice immagino. Pochi ma buoni, che poi pochi non sono. Dipende poi cosa intendi. Pochi non sono, però io sono contentissima, specialmente per i recuperi, cioè tipo Alan Wake per me ne vale molto assolutamente di più. la pena. Cioè, va benissimo, ecco. Ma anche Luto, secondo me tantissima tutto. roba. Cioè, sinceramente non ho un preferito, sono felice e contenta di tutti. Però ti dico, quello che forse è stato un affarone è stato appunto Alan Wake. Vabbè, quello non riesco a staccarmelo dalla testa. Vabbè, se ci pensi ti verrà praticamente gratis, quindi sì, tanta roba. È incredibile perché appunto ha altri giochi da vendere, tipo Resident Evil 5, Wolverine, e non mi ricordo più, Metro e anche Dante's Inferno. Sì, poi c'erano anche delle custodie tipo di PES oppure di Metal Gear, quindi insomma ci recupero. Ecco, è come se non avessi speso nulla. Questa è una cosa bella. E niente, quindi insomma felici e contenti, che dire. Vi ringraziamo e alla prossima. Ci becchiamo alla prossima. Ciao.